Questo è il primo incontro di una serie di 4 attorno alla mostra Porta Futurista e a questo bellissimo luogo dove ci troviamo, che è Marino Lovatelli. In qualche modo l'esperienza che Marte ha fatto con Invader, quindi in relazione con il mondo della street art, con il pubblico che abbiamo intorno, no? Artisti per questa edizione della Biennale. A parte questo mosaico qui, il lavoro di Invader nel contesto delle pratiche della street art è un lavoro che non si impone per la sua presenza, per la sua evidenza, anzi spesso Invader installa opere che occorre cercare. Quest'idea di un mosaico che nel tessuto urbano è come se cercasse degli spazi, degli interstizi. Voi lo conoscete il pensiero di Gilbert sul terzo paesaggio? Lui chiama terzo paesaggio quello che è il terzo stato. È il paesaggio negletto, quello dimenticato, quello residuale. Residuale nelle nostre città può essere quello dei posti delle aiuole, di quello che viene dimenticato, che non viene curato dal giardiniere, che non viene riempito di impazienze, di splendidi fiori affascinanti. A me piace, mi piacciono anche i giardini e l'arte topiaria italiana, per carità. Però il terzo paesaggio è qualcosa che sfugge alla griglia del giardiniere, del giardino italiano. È il luogo dove si rifugia la biodiversità, le specie che vengono rifiutate dai giardini normali e sono dei luoghi un po' dimenticati. Per l'ultima volta in questo mondo, abbandoni quel tono e ne assuma uno umano. Parli con voce d'uomo almeno una volta nella vita. Si tratta di una lettura che si basa su racconti orali che lei raccoglie con nastri e nastri di registrazioni e quindi la sua maestria sta nel montaggio di queste voci. Mi sono chiesta spesso come deve essere il libro che voglio scrivere sulla guerra. Vorrei scrivere di chi non spara. È difficile parlare d'amore di questi temi. Quando ero piccola abitavo in campagna. A noi bambini piaceva molto giocare per strada, ma la sera erano le panche fuori dalle case, quelle su cui si dava l'appuntamento alle donne ormai stanche, ad attirarci come una calamita. Quelle donne erano tutte senza marito, senza padre. Ma tutti in qualche modo hanno lavorato sul concetto del riuso, su come portare gli occhi su una realtà che ne ha bisogno, proprio come potrebbe avvenire qui a Pollino. Queste bocche, le grade da cui defluivano le acque del fiume. Fate un calcolo di quante bocche ci sono e scoprirete quanto era largo il fiume.